Benvenute a tutte e a tutti, grazie di essere qui a questa serata di approfondimento. Molti di voi conoscono ormai i nostri momenti di approfondimento della stagione. Sapete che ogni anno noi cerchiamo di dare un titolo, cerchiamo di seguire un fil rouge, un focus rispetto ai temi che la stagione propone, agli spettacoli che la stagione propone. E da qualche anno, insieme a IPSA Foundation e grazie alla direttrice Silvia Misiti, che ti ringrazio, abbiamo creato anche una serie di incontri per seguire, al di là delle tavole del palcoscenico, quali possono essere quegli argomenti che in questo momento fanno parte sia delle discussioni inerenti nel campo dell'arte, ma anche altri campi, soprattutto quello scientifico. È qualche anno che il palcoscenico dell'AC ospita una serie di eventi tra spettacoli e conferenze legate al rapporto fra arte e scienza, e questa sera siamo proprio qui per parlare del rapporto, dell'antico rapporto, ogni volta messo in discussione e ogni volta rinnovato, tra arte e scienza, e soprattutto non soltanto dei legami nascosti e meno nascosti, ma quelli che possono essere invece le problematiche, soprattutto quando tra arte e scienza iniziano dei problemi legati all'etica e quali sono appunto i limiti che sia l'arte che la scienza si possono o dovrebbero porsi. Stasera appunto abbiamo il piacere di avere qui con noi il professor Guido Tonelli, che ci racconterà appunto attraverso la sua esperienza e attraverso il punto di vista della fisica quantistica quello che sono stati in antichità i rapporti fra arte e scienza, ma lascio a Silvia la bellezza di introdurci il nostro ospite. Grazie mille. Grazie Carmelo. Buonasera e benvenuti anche da parte mia, da parte di IPSA Foundation per la ricerca scientifica. Vi ricordo che questa è una fondazione nata e sostenuta dall'azienda farmaceutica e dal gruppo IPSA, basato qui a Lugano. Ringrazio tra l'altro, oltre a tutti voi, i colleghi di IPSA che sono presenti. Allora, come diceva Carmelo, questo è il progetto che condividiamo con il LAC, SciArt Switzerland l'abbiamo chiamato proprio perché è un grande contenitore che ci permette di invitare personaggi come il professor Tonelli di stasera, che incarna proprio, diciamo, una coniugazione tra cultura umanistica e cultura scientifica, ma anche spettacoli, contenuti digitali, non ci faremo mancare nulla. E quindi risparmio un po' troppe parole perché vorrei dire qualcosa sul professore per chi ancora non lo conoscesse, ma per quanti siete stasera credo che lui sia molto noto, un fisico, un divulgatore scientifico e un saggista. Questo è il suo curriculum in sintesi. Partiamo dal liceo. Ha fatto il liceo classico, una maturità classica, questa è una nota importante perché il suo percorso attraverso la fisica poi in tanti momenti ritorna verso appunto gli studi classici. A un certo punto si trasferisce, cioè diventa professore universitario, professore di fisica a Pisa e si trasferisce al CERN di Ginevra dove farà le sue cose più importanti e ce le racconterà stasera, quindi gli ho promesso che non avrei detto io corbellerie, quindi ce le racconterà lui. Continua a lavorare al CERN fino appunto alla partecipazione degli esperimenti più importanti che poi hanno portato alla scoperta del bosone Higgs e volevo però anche ricordarvi che nel 2012 riceve l'onorificenza di commendatore dell'Ordine di Merito della Repubblica Italiana direttamente dal presidente di allora, Giorgio Napolitano, lui è proprio anche il portavoce degli esperimenti che si sono compiuti al CERN. Continua a fare lo scienziato, continue ricerche, ma scopre anche un amore per la scrittura e quindi ha scritto tantissimi saggi che troverete poi all'uscita. Il professore è molto contento di firmare delle copie per chi lo gradisce. E l'ultimo suo libro si chiama Materia nel 2023, ma ci racconterà di che cosa parla. Quindi io direi che con un bellissimo applauso lo accogliamo sul palco il professor Guido Tonelli. Grazie.
Buonasera a tutti in questo bellissimo teatro. Mi fa molto piacere chiacchierare con voi di arte e scienza. Prima magari di entrare nell'argomento, devo confessare che io sono uno scienziato di professione e ho un amore sconfinato per le attività artistiche. Vi dico da dove nasce questo amore. Nasce dalla mia infanzia, ero bambino, ero piccolo, vengo da una famiglia umile, mio padre era ferroviere, aveva da sfamare 8 bocche oltre alla sua, perché era morto il padre, doveva dar da mangiare con uno stipendio alla moglie, al figlio che ero io e ai 4 fratelli e alla mamma che era rimasta vedova. Siamo negli anni 50 in Italia, immagino anche nel Ticino siano stati momenti difficili, duri. In questa un'infanzia bellissima, fra l'altro io devo ammettere che ho un ricordo meraviglioso nonostante le difficoltà. Mio padre faceva il ferroviere, il capostazione, e senza avere nessuna spunto che veniva dalla famiglia, insomma scopre di avere passione per il disegno e per la pittura e con scarsi risparmi messi da parte, appunto sottratti facendo economie incredibili, si paga delle lezioni di pittura. Va alla Spezia, eravamo in un paesino, compra dei colori, e scopre questa passione enorme e mi coinvolge in questa passione. Prova a insegnarmi a disegnare. Io ricordo passato interi pomeriggi a disegnare il fiasco con l'impagliatura. Non riesce. Lui, nonostante tutti i suoi tentativi di spiegarmi i segreti, sì, la brocca, la mela riusciva a farle bene, ma l'impagliatura del fiasco di vino era sempre insoddisfacente. Non riesce a darmi la tecnica, ma mi trasmette la sua passione. Più avanti, quando le cose andranno un po' meglio, negli anni 60, questa sua passione lo porterà a fare quadri. Lui rimane ferroviere tutta la vita, ma la sua vera passione era per la pittura ed era talmente appassionato che con un gruppo di altri pittori alla Spezia costruisce il sindacato CGIL degli artisti, questo per farvi capire, che autogestisce una galleria. Quindi c'era il problema di dove esibire i quadri che venivano proposti. Siamo negli anni dell'informale, c'è un sacco di pittori ribelli che vogliono rompere tutti i criteri estetici dell'epoca, ma c'è il problema di dove esporli, perché il mercato non c'è ancora, le gallerie avevano altro tipo di opere, insomma loro si organizzano e costruiscono questa struttura. E io ricordo, ero ragazzino allora, avevo 12 anni, 13 anni, queste riunioni a casa nostra di questi personaggi che sono poi Schifano, insomma i personaggi che poi diventeranno famosi, queste discussioni furibonde, io ero lì che ascoltavo, non perdevo una parola di questi dibattiti feroci, litigate terribili, no? Perché erano capaci di rompersi amicizie decennali su basi, no, artistiche, no? Cioè, tu ora stai difendendo, che ne so, Treccani, il Gottuso, mamma mia, non se ne può più del realismo, quei quadri sono da buttare, no? Era questo l'ambiente. Insomma, ve la faccio breve, io acquisisco da mio padre questa passione che non mi abbandonerà per tutta la vita, diciamo, passione per l'arte, ma poi in generale la estendo alla letteratura, alla poesia, quindi diciamo gli studi classici, amo la follia, il greco, il latino, la filosofia, insomma divento scienziato, ma ho questa passione che ribolle, che rimane lì e che riemerge e che per tutta la vita mi accompagna. Quindi mi ha fatto enorme piacere stasera poter discutere con voi di questo legame, di come io vedo questo legame. Apparentemente le due cose sono assolutamente incommensurabili, direi contrastanti, cioè arte da una parte, è come se fossero due discipline in rotta di collisione fra loro, no? Cioè,
A un primo sguardo, vi racconto la mia vita di scienziato. Io lavoro in una comunità, il mio esperimento è fatto da 3.500 persone, cioè questa settimana scorsa, io ho passato al CERN tutta la settimana in riunioni con 500, 200, 100, perché 4-5 volte l'anno questa comunità di 3.500 scienziati distribuita in 200 università e istituti di ricerca in tutto il mondo, 57 paesi, per darvi un'idea, si riunisce al CERN e vediamo lo stato dell'esperimento, discutiamo tutti gli elementi. Quindi vedete, fare lo scienziato moderno al CERN vuol dire lavorare in una comunità di migliaia di persone. Perché migliaia di persone? Perché le cose che cerchiamo di capire sono talmente complicate che non si possono risolvere e affrontare in un gruppo limitato. Ma non tanto per i finanziamenti, cioè se anche ci dessero tutti i soldi necessari, in 10 o in 15 non riusciremmo a costruire quelle cattedrali di tecnologia. Sono talmente complicate, talmente al limite della conoscenza, che bisogna raccogliere necessariamente migliaia, fra i migliori specialisti di tutto il mondo, in particolare i ragazzi e le ragazze più giovani, che si buttano anima e corpo a inventare le tecnologie nuove che ci servono per scoprire nuovi risultati, no? Cioè, se fosse semplice fare queste cose le avrebbero già scoperte altri, no? Cioè, le cose che vogliamo scoprire sono estremamente complicate e per scoprirle è necessario, non si può andare al supermercato e comprare i componenti che ci servono, no? Nessun chip, diciamo, prodotto commercialmente, è rarissimo che possa essere utilizzato per gli scopi che... Dobbiamo inventare noi delle cose ad hoc e quelle cose ad hoc, fra l'altro, poi vengono usate in moltissime altre applicazioni. È così che abbiamo inventato Internet, tanto per dirne una. Avevamo bisogno di uno strumento per classificare documenti grafici e ci siamo costruiti quello che è diventato il WWW, cioè la rete, il World Wide Web. Quindi, chiusa la parentesi, per noi lavorare a migliaia di persone è la necessità, è l'unico modo per costruire oggetti estremamente complicati. Gli artisti lavorano da soli, no? Al massimo magari c'è un piccolo gruppo, no? Di 2 o 3 sono partner che lavorano. Quindi vedete, stiamo parlando di 2 modi di funzionamento radicalmente opposti, no? Lì c'è il singolo individuo che si interroga su quale potrebbe essere la rottura estetica che sta cercando da decenni, e qui siamo migliaia di persone che discutono come pianificano, organizzare investimenti dell'ordine di centinaia di milioni di euro, quindi stiamo parlando di queste cifre, no? L'artista individuale ha bisogno di poco, cioè ha bisogno di qualche strumento, di sopravvivere lui e poco più, diciamo, gli strumenti con cui può costruire, inventare o sviluppare una nuova opera d'arte. Noi siamo rigidamente vincolati a un metodo, no? Gli scienziati devono seguire il metodo scientifico. Il metodo scientifico è una disciplina rigida. Immaginate di essere un musicista barocco, della Roma barocca, no? Vi viene commissionata una messa, voi dovete seguire la messa, non potete cambiare la sequenza, no? Il Kyrie, il Sanctus, c'è la sequenza da definire. Avete la più completa libertà di costruire la vostra interpretazione del Sanctus, del Kyrie, ma non potete rompere la struttura. La struttura è quella, no? Ecco, così è un po' per noi. Noi abbiamo una struttura rigida. La disciplina scientifica significa c'è una congettura, una teoria che prevede alcune cose osservabili, alcune misure. Noi proviamo a vedere se queste previsioni sono corrette. Costruiamo apparati, esperimenti per verificare le previsioni. Se le previsioni vengono verificate, la teoria diventa una teoria corretta, temporaneamente corretta, fino a che non troviamo qualcosa che falsifica la teoria, dobbiamo ricorrere a un'altra teoria. Questo schema rigido è imprescindibile. Nel far questo dobbiamo essere freddi, dobbiamo essere lucidi, non possiamo lasciarci condizionare dalle passioni, no? Il nostro lavoro è un lavoro di autocontrollo. Vi faccio un esempio per spiegarvi.
Quando ci siamo trovati ad avere di fronte a noi i primi suggerimenti che stava succedendo qualcosa nei dati di LHC e poteva essere il bosone di Higgs, ve lo racconto perché ho avuto la fortuna di viverlo personalmente, tu ti trovi dopo 20 anni di lavoro e 20 anni di crisi terribili, in cui tutto sembra non funzionare, in cui da un giorno all'altro c'è la catastrofe che ti aspetta, e poi di colpo, nel giro di poche settimane, tu scopri che in realtà sta succedendo qualcosa, no? Negli schermi dei giovani che lavorano alle analisi cominci a vedere un timido segnale, segnali che assomigliano alla particella che hai ricercato da 20 anni e che la scienza ha inseguito da 50 anni. No? È ovvio che dentro di te si scateni un inferno di emozioni, no? E però la disciplina vuol dire che tu discuti quello che vedi e l'ordine che ho impartito in quell'occasione, io ero responsabile dell'esperimento, riunendo i ragazzi e le ragazze a cui brillavano gli occhi perché si cominciava a vedere qualcosa che nessuno aveva mai visto prima. Quindi immaginate un attimo la soddisfazione che c'era in quel gruppo di cacciatori. L'ordine che gli ho impartito è: uccidete questo segnale. Fate di tutto per uccidere questo segnale. Vedete com'è la scienza? Perché l'ordine non è esaltate questi primi eventi, tirateli fuori, no? Facciamoli crescere, perché così prendiamo il premio Nobel, andiamo a Stoccolma. Cioè, no, è il contrario, no? La disciplina scientifica. È il contrario di quello che si pensa abitualmente, no? Uccidete questo segnale. Perché lo facciamo? Perché il timore che ci sia qualcosa di sbagliato nei dati, nel software, i nostri esperimenti sono molto complessi, quindi quello che vediamo poteva essere qualcosa di dovuto a un errore nel software. Sono software di milioni di righe di codice, dovuto a un malfunzionamento del nostro apparato è grande quanto questo edificio. No? Una parte dell'apparato che funziona male può dare, no? Un risultato sbagliato. Cioè può essere dovuto a 1000 cause diverse. Allora, chiedendo di uccidere quel segnale, tu lanci alla ricerca spasmodica di tutte le possibili cause che ti potrebbero ingannare centinaia di giovani, le menti più brillanti forse di questo pianeta, che sono lì ogni giorno per settimane a cercare di far andare via quel segnale. E quando non ci riescono, quando dopo gli infiniti tentativi ci si arrende, ecco che quel segnale lo presentiamo in pubblico e diciamo: abbiamo trovato qualcosa che non riusciamo a spiegare se non come una nuova particella. Tutte le altre spiegazioni, che sia una fluttuazione del fondo, che sia un errore, che sia non ci hanno convinto. Lo pubblichi perché chiede agli altri scienziati: cercate voi di trovare qualcosa di sbagliato. Vedete il segno della pubblicazione scientifica, no? Io vi dico cosa ho fatto e ora voi, se ho fatto qualcosa che non vi convince, siete in grado di smentire quello che ho fatto, no? Questo per farvi capire quanto è diverso, no? L'atteggiamento, no? Attenzione, il fatto che noi dobbiamo essere controllati e dobbiamo contenere a bada le emozioni non significa che dentro di noi non ci sia una sarabanda di emozioni, no? È il contrario. No, tanto più devi essere freddo e lucido, tanto più, Luciana, che è mia moglie qui, mi è testimone, è come se avessimo vissuto delle intere settimane sull'ottovolante, no? Perché di colpo succedeva che quel segnale sembrava sparire, abbiamo capito è uno sbaglio, non è nulla, quindi depressione, tristezza. E il giorno dopo no, è ritornato, è lì, e quindi esaltazione. E tutto questo però lo devi tenere nascosto e devi stare attento che non ti influenzi, che non sia un bias, come diciamo, cioè un condizionamento delle azioni, delle cose che fai. Gli artisti sono per certi versi il contrario, no? Apparentemente. Se voi parlate con artisti, con compositori, musicisti, pittori, scoprite che qualcosa del genere succede anche a loro, no? Questa è una parte meno conosciuta della produzione artistica, ma se chiunque onestamente vi racconti come è arrivato a produrre un'opera sinfonica che dice qualcosa di nuovo, o una poesia, o un'opera figurativa che ha rotto un po' gli schemi, ti dice che ha passato esattamente lo stesso calvario, no?
esattamente lo stesso calvario. Vedete, qui cominciano a vedersi gli elementi di contatto. Un altro elemento di contatto ha a che fare con... vi racconto questo piccolo aneddoto, che è una storiella, diciamo, che vi fa capire però quanto i due campi possono essere vicini. È la storiella del poeta persiano giovane che vuole diventare poeta, no? E che si rivolge al più importante, sapete, in Iran, nell'antica Persia, c'è tuttora un culto della poesia enorme, è rimasto da millenni. Quindi il più grande poeta persiano viene avvicinato da questo giovane poeta e gli dice: io, maestro, voglio sapere cosa devo fare per diventare poeta. E lui gli risponde, dice: è molto semplice, tu ora imparerai a memoria tutte le poesie prodotte in tutto il mondo, in tutte le epoche. E lui rimane un po' sconcertato, dice, però accetta con umiltà il suggerimento del grande maestro e torna e impara in 10 anni di impegno e si ripresenta al maestro dopo 10 anni dicendo: maestro, io sono pronto, ora so tutte, mi interroghi, so tutte le poesie. E il maestro, sorridendo, gli dice: bene, ora tu nei prossimi 10 anni dimenticherai tutte queste poesie, perché se tu vorrai scrivere la tua poesia dovrai dimenticare tutte quelle che sono state scritte, le dovrai conoscere e le dovrai dimenticare. Vedete, conoscere e dimenticare. Ecco, questo è quello che facciamo noi scienziati. Cioè noi dobbiamo sapere tutto quello che è stato prodotto in campo scientifico fino ad oggi, no? Da Empedocle fino, diciamo, a Stephen Hawking, no? Dobbiamo conoscerlo perché, diciamo, fa parte della stessa cultura, ma per certi versi lo dobbiamo dimenticare. Lo dobbiamo dimenticare perché se vuoi produrre qualcosa di nuovo devi mettere in discussione quello che è stato fatto fino a quel momento, no? È quello che hanno fatto, per esempio, i 3 giovani scienziati che hanno ipotizzato il bosone di Higgs, no? Loro hanno rotto un pregiudizio millenario, no? Il pregiudizio millenario per cui la massa è una proprietà intrinseca della materia, un pregiudizio che aveva avvolto le menti di tutti, è rotto da 3 giovani ricercatori, avevano una trentina d'anni, nel 64, che dicono: no, ma chi l'ha detto? Dice: la massa è una proprietà acquisita, tutte le particelle sono prive di massa, diventano massicce tramite l'interazione con qualcosa che noi vediamo e che nessuno ha mai visto fino ad ora, qualcosa che occupa l'universo intero. Li hanno presi per matti i primi tempi, immaginate, dice, loro si presentavano lì a 30 anni dicendo: voi premi Nobel, scienziati, teorici di tutto il mondo, non vedete quello che noi abbiamo visto, l'intero universo è pieno di una sottile sostanza materiale, le particelle che attraversano questa sottile ragnatela, quando la attraversano senza difficoltà rimangono leggere, quando la attraversano con una qualche difficoltà sono massicce, quando la attraversano senza sentire nessuna difficoltà sono prive di massa. Noi abbiamo trovato la soluzione. Non li hanno presi sul serio per una decina d'anni, quando poi però la loro spiegazione ha cominciato a sembrare la più convincente di tutte, si è scatenata la caccia a questa particella responsabile di questo campo. Quindi vedete, conoscere tutte le poesie o le teorie scientifiche per produrne di nuove che cambiano la visione del mondo. E cosa fa uno scienziato di diverso da un artista, no? Che introduce una nuova visione, no? Faccio, insomma, gli esempi possono essere infiniti, ma insomma, per dire Piero della Francesca, no? O Giotto, o Michelangelo Pistoletto, no? Dico 3 grandissimi del passato e poi un personaggio grandissimo della contemporaneità, fanno la stessa cosa, no? Cioè, mi è capitato recentemente, ho avuto il privilegio di essere amico di Michelangelo Pistoletto, ci siamo trovati a Parigi, c'è una bellissima mostra sull'arte povera, forse però è finita, non lo so, la Fondazione Pinol, meravigliosa, un piano è dedicato a lui, e poi siamo andati a chiacchierare insieme, c'era un'altra esibizione, ci siamo trovati di fronte ai suoi quadri e ad alcuni che lui aveva costruito per spiegare, e lui diceva: io mi sono trovato negli anni 60, combinazione negli stessi anni in cui François Englert, Peter Higgs e Robert Braut hanno rotto l'immagine, no,
costruito questa idea della massa come meccanismo dinamica, nel 64, in quegli anni lì. Dice, io ero in trappola e mi aveva messo in trappola Mondrian. Perché Mondrian mi ha messo in trappola? Perché, dice, io ricordo ancora, diciamo, quando mio padre mi ha portato ad Arezzo a vedere le prime opere in cui è stata introdotta la prospettiva, no? Cioè questa idea che con la prospettiva si sfonda la bidimensionalità dell'immagine, no? Ed è la prospettiva che ha consentito alla grande pittura italiana del Rinascimento di dominare. E questa cosa, diciamo, che di colpo ha cominciato a scricchiolare con Picasso, con il fatto di vedere punti di vista diversi sovrapposti della stessa immagine, è stata messa in crisi. Ma poi la parete di Mondrian, il grande muro bianco, no? Non so se l'avete presente, con le sue righe colorate, i campi di colore bianchi, le righe di colore. Cioè lì è come se dicesse a noi artisti italiani: la prospettiva che voi avete inventato 500 anni fa è morta, è uno strumento che non serve più. No? Questa è quella via d'uscita è bloccata. No? E lì, dice, c'è stata la ribellione. La prima ribellione, dice, è stata Lucio Fontana. No? Lucio Fontana, che decide col suo taglierino Stanley di aprire uno squarcio nella tela, fa vedere che c'è un'altra dimensione dietro. No? Dice, io da quella cosa di Lucio Fontana mi è partita l'idea che quando ho dipinto un quadro con vernice finale un po' riflettente, ho visto che la vernice finale rifletteva l'immagine. E allora ho cominciato a dire, se uso metallo levigato, ecco che rompo la bidimensionalità facendo entrare l'immagine nel quadro. Vedete? Si è dovuto misurare con tutto quello che ha fatto la storia dell'arte fino a quel momento per trovare la sua soluzione. I quadri specchianti in cui lo spettatore entra nel quadro, diventa parte dell'opera, diventa nascono da lì. No? Vedete che non c'è grande differenza nel momento in cui ci si trova a esplorare i confini della conoscenza, lo fa la scienza, i confini estetici, lo fanno gli artisti, cioè i confini di cosa è bello e cosa è brutto, cosa si rappresenta e cosa viene rappresentato. Cioè, quando sei lì, in quella... è come essere su un baratro, è come essere in una situazione pericolosa. Se sei troppo timido puoi precipitare nel baratro, o anche se sei troppo avventuroso puoi finire nel baratro. Cioè, nel campo nostro possiamo produrre risultati che non sono convalidati. E questo distruggerebbe una carriera di 50 anni di lavoro onesto, no? È il nostro incubo più grosso, no? Di rovinare tutto con una misura completamente sbagliata, no? Che verrà ridicolizzata dai tuoi colleghi, che non ti guarderanno più, non avranno più stima di te. Non succede niente, uno mantiene il suo lavoro, il suo stipendio, però perdi la stima dei tuoi pari. No? Lo stesso per gli artisti. No? Se sono troppo timidi fanno cose già viste. Se sono troppo avanti, fanno cose che nessuno capirà, neanche loro, ma loro sono i primi critici di se stessi, loro sanno benissimo, diciamo, quando qualcosa sta in piedi oppure no. Vedete che si comincia a vedere che ci sono dei punti di contatto meno ovvii, cioè un po' nascosti, ma abbastanza evidenti. Se poi andiamo invece a esaminare la relazione che c'è fra arte e scienza in termini più convenzionali, e qui le sorprese sono notevoli. Qui ora dobbiamo fare insieme un piccolo passo indietro mentale. No? Vi porto all'inizio Novecento, quindi facciamo mentalmente l'idea di saltare al 1905, 10, 20, primi decenni del Novecento. E di pensare un attimo a cosa fa la scienza in quel periodo. Detto per inciso, in quel periodo gli scienziati si occupano di varie cose, ma gli scienziati che producono risultati eclatanti sono quelli che si occupano delle ricerche inutili. Mi soffermo un secondo su questo, perché questo ha una rilevanza anche sull'oggi. Siamo agli inizi del Novecento, quindi l'Europa della Belle Époque, la Ville Lumière,
Cancan, i grandi imperi centrali. Tutto questo nel giro di pochi anni finirà nel baratro della Prima Guerra Mondiale, una strage terribile, milioni di vite umane. La gente muore come mosche per polmonite, appendicite, le malattie più comuni, il colera imperversa ancora, cioè, le fabbriche sono in condizioni disperate, il lavoro umano è un lavoro di tipo schiavistico, i contadini si rompono la schiena con mezzi di produzione antiquati, la produttività delle campagne è un disastro, e basta un niente e subito si è alla fame. Insomma, questa è la situazione dei nostri nonni o bisnonni, va bene? Quindi non mancano i problemi da risolvere, no? C'è da rendere più produttiva l'agricoltura, c'è da modernizzare l'industria, c'è da trovare delle soluzioni per fare una medicina moderna, no? Quindi uno immaginerebbe, dice, concentriamo le ricerche su quello, no? E in effetti c'era gente che faceva ricerche su quella roba lì, ce n'era tantissima gente che faceva ricerche su quella roba lì. Ma c'era un gruppo di una ventina di persone che faceva ricerche su cose inutili. E questo gruppo di una ventina di persone si chiedeva domande di questo tipo. Si faceva domande di questo tipo. Si chiedeva, per esempio, se un elettrone gira intorno a un nucleo, un elettrone negativo orbita intorno a un nucleo positivo. Le leggi dell'elettromagnetismo ci dicono che l'elettrone fa un'orbita accelerata, quindi deve irraggiare. E se deve irraggiare perde energia. Se perde energia, piano piano spiralizza, finisce dentro il nucleo e sparisce tutto. Cioè, perché non sparisce tutto? Perché questa bottiglia rimane qui e non sparisce? Le leggi della fisica ci dicono che dovrebbe sparire. Cosa sta succedendo a questo elettrone? Vedete, siamo d'accordo che è una domanda inutile, vista con gli occhi del 1905, no? Un altro si fa questa domanda, dice, io voglio capire come mai ci sono dei particolari metalli che, illuminati dal Sole, producono una microscopica corrente elettrica. Allora, voi mi dovete pensare, cioè, se questo signore avesse avuto bisogno di finanziamenti, quale ministro l'avrebbe aiutato? Diceva, tu cosa vuoi fare? Voglio capire come mai viene fuori una corrente elettrica quando arriva la luce che illumina questo metallo. Dice, ma questa roba qui, cosa ce ne facciamo di questa roba? Allora, il primo signore era Planck, il secondo era Einstein, stiamo parlando di elementi più importanti dell'ultimo secolo, elementi che hanno prodotto 2 o 3 rivoluzioni scientifiche, le cui conseguenze ancora non le abbiamo capite fino in fondo, no? Meccanica quantistica, relatività, sono conseguenze che nascono dal porsi domande inutili. In che senso inutili? Nel senso che sono domande che cercano di dare spiegazione a fenomeni elusivi, che non intervengono nella vita quotidiana, che non ci riguardano da vicino. Nessun contadino ha a che fare con un elettrone che orbita intorno a un nucleo, e nessun medico ha a che fare con un metallo da cui nasce una piccola corrente elettrica, no? L'effetto fotoelettrico. Attenzione però, perché ora noi siamo a distanza di 100-120 anni, noi possiamo valutare che quella nuova visione del mondo prodotto da scienziati che si sono concentrati su effetti apparentemente marginali ha permesso loro di capire il comportamento della materia sul piano microscopico con un tale livello di dettaglio che ha cambiato radicalmente la visione del mondo e ha prodotto tutte le tecnologie di cui oggi siamo dotati. Tutte, attenzione, tutte. Quando dico tutte, dico tutte. Tutte. Cioè, se io oggi avessi qui davanti un grande bottone rosso che fa spengere la meccanica quantistica in tutto il mondo e lo pigiassi per 10 secondi in tutto il mondo si interromperebbero tutte le attività, tutte, tranne forse qualche attività in qualche paese dell'Africa in cui si coltiva ancora, si fanno i semi con i pezzi di legno, si fa il buco nel terreno, si mette insieme, quelle forse no, ma tutte le attività che consideriamo caratteristiche del mondo moderno si fermano, tutti gli ospedali, tutti gli automobili, tutti i satelliti, tutte le comunicazioni, tutti i computer, tutte le industrie, tutto. Cioè,
voi, non so quanti di voi ne sono consapevoli, ma in tutti i cellulari, in tutte le macchine radiogene, in tutti i mezzi di locomozione, in tutti gli aerei, in tutti i computer, strumenti di comunicazione, televisioni, in questo teatro e così via, il cuore di tutto questo ci sono dei chip che funzionano grazie alla conoscenza della meccanica quantistica. Se fermate la meccanica quantistica, il vostro cellulare si ferma. Ne fa un uso dettagliato, quotidiano, permanente. Se lo togliete, scordatevi tutto questo. Scordatevi di trovare nuovi farmaci, perché i nuovi farmaci si trovano studiando la struttura molecolare, per esempio, dei virus, senza la difrattometria o senza i microscopi elettronici. Queste cose non si possono fare. Scordatevi nuovi vaccini, scordatevi nuove cure con il cancro, scordatevi nuove analisi diagnostiche, scordatevi le macchine a controllo numerico, la produzione automatizzata, i satelliti che ti fanno vedere le immagini televisive, tutto. Vedete, a 100 anni di distanza noi oggi siamo in grado di capire che quel concentrare l'attenzione su ricerche inutili ha prodotto cose molto utili, no? Hanno cambiato radicalmente la vita di miliardi di persone. Ma questo cambiamento, che pure è importante, stasera non mi interessa. Quindi lo cito perché, diciamo, è una cosa che fa parte delle conoscenze che dobbiamo avere, ma in questo momento non mi interessa. Non lo considero neanche la cosa più rilevante. Guardate, arrivo a dire questo, no? La cosa che considero più rilevante, alla luce della chiacchierata che stiamo facendo, è un'altra. Perché vi invito a riflettere ora sulla cultura del Novecento. No? Cioè, ora guardiamo il secolo che abbiamo alle spalle e fate un attimo mente locale alla produzione culturale dell'intero secolo. E qui possiamo divertirci a citare Pirandello e Strindberg, visto che siamo in un teatro, oppure Kokoschka Fontana, oppure, Schoenberg e Luigi Nono, Borges, Joyce, Musil, insomma, possiamo spaziare, no, nei grandi personaggi della cultura del Novecento. E ditemi se ce n'è anche uno solo, che non sia in qualche modo debitore di quella rottura di paradigma che la scienza ha introdotto nella visione del mondo e della materia all'inizio del Novecento. No? Riflettete un attimo, lo stesso Freud, lo stesso la psicanalisi, no? Cioè l'io, vedete, quando la scienza cambia paradigma e cambia visione del mondo, cambia tutto. Cioè non cambiano solo le tecnologie, cambia il modo di vedere se stessi e il ruolo che abbiamo nel mondo intero. È cambiata la nostra idea dell'universo, è cambiata la nostra idea della materia, ma è cambiata anche la nostra idea di noi stessi. Prendiamo l'io, no? Cioè, avete presente l'io ottocentesco, quello rappresentato nel ceco, insomma nel grande teatro dell'Ottocento, no? È un io, i personaggi sono sempre se stessi, no? È rarissimo trovare un'evoluzione del personaggio, ambiguità nel personaggio. Prendete un qualunque personaggio del teatro novecentesco, è pieno di sfaccettature, è pieno di contraddizioni, è sé ed è il non sé, cioè come se fosse un'immagine speculare del funzionamento microscopico delle particelle elementari. Le particelle elementari non sono palline, no? L'elettrone non è una pallina che sta lì, mi giro, è un elettrone che significa che è un'onda, è una particella, un istante dopo occupa l'universo intero, fluttua attraverso tutti i possibili stati, non è qualcosa di statico, di fermo, di immobile. No? Prendete le nostre relazioni, la famiglia, l'amore, il sesso, non sono gli stessi di prima, è tutto diventato più poliedrico, più cangiante, più complicato, più intricato. Guardate che c'è una relazione stretta con la visione che la scienza ha costruito della materia e questa nostra relazione, queste nostre relazioni. No, non posso andare avanti a lungo. La stessa cosa è avvenuta altre volte nel passato, questa è la più recente, ci permette di vederla con più nettezza, ma attenzione, vi faccio una domanda. Voi pensate che la scienza di questi ultimi 100 anni
sia rimasta la stessa di primi Novecento? Oppure quel meccanismo lì, che è destinato a cambiare continuamente l'immagine dell'universo e del mondo, è ancora in funzione e negli ultimi 100 anni ha prodotto ulteriori cambiamenti? Vedete? La scienza non si è fermata ai primi del Novecento. Oggi abbiamo una visione del mondo diversa da quella che avevano Max Planck e Einstein. E questa cosa è destinata a cambiare ulteriormente le relazioni fra gli umani, a cambiare ulteriormente la visione che gli artisti hanno del mondo e delle relazioni fra gli umani. Cioè quello che la scienza ha scoperto negli ultimi 100 anni avrà un impatto, sta già avendo forse un impatto, negli artisti dei prossimi decenni e cambierà forse le relazioni, la visione del mondo, la vita dei vostri figli o dei nostri figli e dei nostri nipoti. Cioè questo meccanismo non è che avviene una volta. Quindi vedete, quando si parla di relazione fra arte e scienza, non vedere questo legame così stretto, così quasi simbiotico, no? Delle due attività, ti impedisce di capire non solo il passato, ma ti impedisce di essere attrezzato per il futuro. No? Perché se tu conosci, uno dei motivi per cui scrivo libri, no? Sento quasi come una specie di dovere, no? Nei confronti della mia comunità, cioè di raccontare la bellezza anzitutto delle scoperte scientifiche che facciamo, dei concetti che sviluppiamo, cioè per i quali non c'è bisogno, per acquisire i quali non c'è bisogno di avere strumenti scientifici particolari. Si possono raccontare come se fossimo a una serata, a una cena fra amici, no? Per capire, non lo so, vi faccio un paio di esempi. Uno ha a che fare con la scoperta del bosone di Higgs, no? Nel momento stesso in cui abbiamo scoperto questo meccanismo così delicato, che fa sì che questo bicchiere stia qui, no? Le particelle elementari che compongono il mondo intero, se non avessero quella massa specifica molto ben definita da questo meccanismo di interazione col campo scalare che occupa l'universo intero, non potrebbero aggregarsi. Cioè, la materia si presenta in questa forma, il tavolo, Guido Tonelli, voi, il teatro, perché tutto è fatto di protoni, neutroni, intorno ai quali orbitano gli elettroni, no? Gli atomi. Atomi e molecole compongono il mondo materiale di cui siamo fatti anche noi. Anche noi siamo fatti di atomi e molecole, le stelle sono fatte di atomi e molecole, le polveri, le galassie, è tutto fatto di atomi e molecole, va bene? Nella sostanza però, se voi prendete un elettrone che orbita intorno a un nucleo e gli cambiate lievemente la massa, questo non sta più in orbita, non è più stabile. Se ne va, se è troppo leggero, no? Cade se è troppo pesante. Se voi cambiate la massa di quello che c'è dentro i nuclei sono fatti di protoni e neutroni. I protoni hanno dentro quark e gluoni. I quark sono particelle microscopiche che sono appiccicate da morire attraverso questa forza forte che è portata dai gluoni. Ecco, voi cambiate un attimo, no? La massa di questi quark. I quark che compongono la nostra materia sono quark up e down, li chiamiamo su e giù, hanno due nomi strani. Sono i più leggeri di tutta la famiglia. Ora voi aumentate la massa di questi quark e i protoni svaniscono, spariscono. Cioè, se questo meccanismo si inceppa, per un qualunque meccanismo, l'intera struttura materiale dell'universo non è che sparisce l'universo nella sua forma materiale a cui siamo molto affezionati, nel senso che anche noi siamo una forma materiale di questo universo. Non ci sarebbero più stelle, né pianeti, né polveri, né esseri umani, né teatri in cui fare questa chiacchierata. Vedete, è come se avessimo toccato con mano qualcosa di profondo nella struttura più intima della materia, che ci fa capire questo meccanismo, che ruolo cruciale gioca nella storia dell'universo intero e anche nella nostra. E la cosa più sorprendente è stata scoprire, quando abbiamo fatto i nostri studi, subito dopo, un anno dopo, 2 anni dopo la scoperta del bosone di Higgs, ci siamo posti la domanda, visto che questo meccanismo così essenziale per tutto
è in funzione da quando è nato l'universo, da 13,8 miliardi di anni. Vediamo quanto può durare. Eravamo sicuri che non ci sarebbero stati problemi, dice, ma figuriamoci, va avanti stabile, tranquillo, questo bosone di Higgs sta facendo il suo lavoro perfetto e delicato da tempo immemorabile, andrà avanti ancora all'infinito. Abbiamo un modo, ora qui non vi racconto i dettagli, un modo per capire la stabilità di questo equilibrio, no? È un equilibrio, ci siamo chiesti quanto è stabile questo equilibrio e immaginavamo di trovare una stabilità perenne, no? Diciamo, l'universo, grazie a questo meccanismo, andrà avanti 100 miliardi di anni, no? Come dire, andiamo a fare le vacanze, freghiamo. La sorpresa è stata invece che no, non è così, per esempio. Non è così in che senso? Che l'equilibrio è metastabile, dice vabbè, metastabile, parole, metastabile, vabbè, più o meno come stabile, non è proprio più o meno come stabile. L'equilibrio metastabile è l'equilibrio che si può rompere, che in certe condizioni si potrebbe rompere. Per esempio, se da qualche parte nell'universo, noi non conosciamo quello che succede nelle galassie lontane, può essere fenomeni così catastrofici che potrebbero lacerare questa struttura sottile che tiene insieme la struttura materiale dell'universo, potrebbero fonderla, potrebbero lacerarla e la lacerazione propagarsi all'universo intero. Se questo succedesse, l'universo intero svanirebbe di colpo. Quando abbiamo scoperto questo, siamo rimasti a bocca aperta. Vedete, stiamo parlando di ricerche inutili. Chiaro che questa roba qui non serve mica ad aumentare la produttività, che ne so, nelle fabbriche delle automobili, ma serve a farci capire qualcosa che forse cambierà la nostra visione. Cioè, cosa abbiamo capito? Che anche le strutture materiali più imponenti, facciamo un passo indietro, andiamo indietro a qualche decine di migliaia di anni, no? Cioè l'uomo si è costruito da tempo immemorabile, ben prima dei greci, quest'idea che siamo qui mortali, no? Nella lingua greca gli uomini sono per antonomasia immortali, no? In uno scenario in cui domina le grandi strutture immortali che sono divinizzate, cioè la Terra è immortale, la Luna è immortale, il Sole, no, non a caso sono le divinità, no? Quelle che abbiamo considerato le divinità. Noi, fragili, caduchi, destinati a sbriciolarci in un non nulla, ma è la grande struttura materiale, ci siamo quasi vergognati della nostra fragilità, no? La fragilità umana è elemento di vergogna, lo scacco. No, ma come? Siamo qui, no, in un mondo in cui tutto è eterno, ciclico, immutabile e noi per un virus banale, una caduta, una spada che ti trafigge alla gola e sei ridotto a un ammasso di membra sanguinolente. Fra l'altro da questo sono nate le cose più belle che abbiamo, no? Vedete l'altra relazione fra l'arte e la scienza. Questa consapevolezza scientifica, no? Che la nostra fragilità si svolge in un teatro in cui dominano le grandi strutture, i grandi fiumi, le grandi montagne, no? Ci ha portato da sempre a costruire cose che potessero rivaleggiare in termini di eternità con quelle cose. Abbiamo fatto le cose più belle, cioè da questa frustrazione di sentirci fragili, caduchi, abbiamo costruito la bellezza, l'arte, la poesia, abbiamo costruito le piramidi d'Egitto, abbiamo raccontato le gesta di Achille, no? Achille che rifiuta la sua vita di contadino isolato perché vuole vivere una vita eroica, le cui gesta saranno breve, le cui gesta saranno cantate dagli Aedi per millenni, no? Cioè l'anelito di immortalità l'abbiamo trasferito alle opere artistiche, no? Alle opere scientifiche, alle filosofie, alle grandi strutture, le grandi strutture religiose, no? Vedete la relazione che c'è, no? La scienza ti dice che sei destinato a sparire senza lasciare traccia e tu costruisci qualcosa che rimarrà nei secoli, nei millenni, no? Le cose più belle che abbiamo fatto. 2000, 3000, 10.000 anni di questa storia e noi oggi scopriamo che quella cosa di cui ci vergognavamo tremendamente, di essere gli elementi più fragili di una struttura materiale eterna e immutabile, in realtà è comune,
Cioè la scienza moderna ci dice attenzione, tu ti sei vergognato di qualcosa che è il tratto comune di qualunque struttura materiale, anche di quelle che tu hai sempre considerato immortali perché sei ignorante, le hai considerate immortali perché eri ignorante, non capivi. Quindi non solo il nostro Sole finirà fra 4 miliardi d'anni quando esaurirà il suo combustibile, non solo la nostra galassia potrà sbriciolarsi in qualche momento, ma addirittura l'intero universo materiale potrebbe di colpo finire nella sua forma, diciamo, organizzata e ridiventare un pulviscolo informe di particelle elementari incapaci di aggregarsi fra di loro. Vedete, stiamo scoprendo che la fragilità di cui ci siamo vergognati per millenni è il tratto comune di qualunque struttura materiale, che è insieme fragile e preziosa. Anche un granello di sabbia è prezioso. Un granello di sabbia contiene questo meccanismo e questa cosa lo rende prezioso come noi. Cioè dobbiamo cambiare lo sguardo, vedere in qualunque struttura materiale, anche nei materiali più vili, anche il fango che la Bibbia usa per costruire, che Dio nella Bibbia usa per costruire il primo umano, anche quel fango senza l'intervento divino è prezioso, no? Contiene questo meccanismo prezioso. E questa nostra destino di essere caduchi e limitati lo condividiamo con tutto in realtà. Sì, vabbè, uno dice la scala dei tempi, preferirei vivere 1 miliardo di anni che non 80 o 90, va bene, capisco questo argomento, ma questa consapevolezza di avere questo tratto comune, vedete, è di questi anni, cioè nasce ora. Allora, questa consapevolezza cambierà il punto di vista degli artisti? Forse sì. Cambierà il racconto che viene fatto? Forse sì. Cambierà forse la nostra visione di noi stessi? Forse sì. Cambieranno le relazioni fra noi e i nostri simili? Forse sì. Forse sì. Forse guarderemo diversamente alla nostra vita su questo pianeta. Vedete, no? Le relazioni che si possono instaurare fra le scoperte scientifiche prese non nei suoi aspetti tecnologici, ma nei suoi aspetti culturali, quasi filosofiche, e le attività più alte che l'uomo abbia costruito, le attività artistiche, le attività di raffigurazione, sono fortissime, E qui devo andare alla conclusione, mi entusiasmo e vi trascino ho perso un po' di tempo, va bene, andiamo alla conclusione perché volevo lasciare spazio anche un po' di domande. Concludo un pochino, diciamo, su questo filone, e qui veramente il salto che si deve fare è un salto veramente enorme, no? E qui smetto le mie vesti di scienziato, perché io sono abituato a parlare per affermazioni comprovate, le cose che vi ho detto sul bosone di Higgs, diciamo, hanno dietro centinaia di articoli scientifici, e qui invece mi lancio in una congettura, no? Non c'è nessuna prova di quello che dico, è una cosa che ho immaginato, ma mi piace talmente tanto che la voglio condividere con voi. Ed è una pura congettura. Ed è una congettura sul fatto che queste connessioni e queste assonanze fra arte e scienza, che possiamo verificare nella storia del Novecento, nell'attualità, forse nascono da un'origine comune. Cioè qualcosa, è come se, diciamo, le due discipline si fossero diramate in attività parallele, diverse, apparentemente separate, ma in realtà avessero alla base una comune origine. Quindi faccio un'ipotesi del tutto basata per aria sul fatto che siano nate assieme. E su cosa si basa questa ipotesi? Sul fatto che piuttosto recentemente si è scoperto che fra i nostri più lontani antenati, non solo i sapiens, anche i Neanderthal, che non sono antenati diretti, perché noi siamo sapiens, però si sono incrociati con noi, abbiamo ancora un 1-2% di DNA dei sapiens fra di noi, quindi c'è stato un periodo abbastanza lungo anche di convivenza, non si è capito bene cosa è successo, ma di sicuro i paleoantropologi hanno trovato prove evidenti di intreccio, di incrocio fra le due specie, diciamo, di nostri lontani antenati. E la cosa che mi ha veramente intrigato è, diciamo, la vulgata tradizionale era che i sapiens sono sempre stati
molto potenti sul piano simbolico, hanno inventato il simbolo, no? Non a caso le grotte di Lascaux, diciamo, sono meravigliose, cioè, se voi avete l'occasione di visitare, anche solo di vedere le riproduzioni, sono opere d'arte meravigliose, diciamo, non c'è dubbio che avevano un simbolico sviluppato. Poi le sepolture, tingere di ocra i cadaveri, le decorazioni, i gioielli, non ve la faccio lunga. E si è sempre invece immaginato i Neanderthal, quindi la specie che occupava l'Europa prima di 40.000 anni fa, quando sono arrivate le ondate di Sapiens, e che era in Europa già da centinaia di migliaia di anni, che ha attraversato l'Europa delle glaciazioni, quindi non è una specie di estremamente abile nel sopravvivere, sopravvissuta in ambienti estremamente complicati, non fosse dotata di questa arma letale, il simbolico. Questo pregiudizio è saltato recentemente dalle scoperte inequivocabili, diciamo, che anche i Neanderthal avevano un simbolico. Hanno trovato grotte di 100.000 anni fa, 110.000 anni fa, affrescate con dipinti, rappresentazioni, alcuni simboli. Ora voi dovete immaginare per un secondo, qui veramente siamo 100.000 anni indietro, piena glaciazione, quindi siamo in un'Europa in cui i ghiacci arrivano fino alla pianura padana, diciamo, cosa ci voleva quindi per la sopravvivenza, no? La sopravvivenza quotidiana era il problema principale. Hanno trovato grotte profonde, anche centinaia di metri, quindi già andare in grotte profonde, porsi il problema di illuminarle perché erano buie, hanno trovato cerchi rituali di ossa, hanno trovato focolari, hanno trovato incisioni, hanno trovato ocra, hanno scoperto che l'ocra veniva da un posto lontano, no? Non c'era ocra nelle vicinanze, hanno trovato conchiglie che venivano usate per tenere l'ocra. Vedete, io lì ho immaginato, proprio in questi lontani progenitori, che ci fossero già attività artistiche, no? Non puoi altrimenti immaginare di poter dedicare a queste attività, sottrarre attività, la caccia, la raccolta, forze preziose, se non per attività importanti. Cioè, erano considerate evidentemente molto importanti queste attività, cioè andare in queste lontane caverne, oscure caverne e produrre qualcosa, no? Era considerato qualcosa di fondamentale per la comunità, altrimenti non valeva la pena di impegnare energie e risorse in quella direzione. E ho immaginato che in quelle lontane caverne ci fosse rappresentato sulle pareti, cose che noi non siamo in grado di interpretare, il racconto delle origini, no? Qui mi viene in soccorso Aristotele con quel brano famoso che fa risalire la nascita della filosofia al taumazein, no? Cioè questo verbo greco che indica lo stupore, la meraviglia, il taumaturgo, no? Ma insieme anche la paura, c'è anche l'angoscia, cioè non viene spesso citato questo elemento. Taumazein vuol dire anche avere, per esempio, il ciclope, il verbo è usato nell'Odissea quando c'è Polifemo, il ciclope, che è una meraviglia della natura ma è anche un mostro, cioè ti può sbranare, ti può uccidere. E mi piace immaginare questi nostri lontani antenati di fronte alla meraviglia della natura e insieme però alla paura di un terremoto, di un fulmine, di un'inondazione, cioè la natura che si manifesta nei suoi aspetti più orripilanti, no? Ed ecco che viene fuori l'importanza del simbolico, no? Il simbolico, cioè trovare la maniera di dare un ordine all'esterno, rappresentare in qualche modo l'origine di quello che ci circonda, dare una risposta alla domanda: noi che ruolo abbiamo in tutto questo? Ecco, mi sono immaginato, vedete la congettura più totale, che quello che avveniva in quelle grotte era un rito in cui si costruiva la comunità, simbolo, simballei, mettere insieme, no? Quei simboli per noi incomprensibili erano il segno di una comunità che si riconosceva in quei simboli. Immaginate la terra distrutta. Fra 5.000 anni arriva una spedizione di extraterrestri e trova macerie, no? Tranne una parete in quella che era Roma, in cui c'è
un signore anziano che tocca il dito di uno più giovane, no? E immaginate le spiegazioni, no? Le spiegazioni è un saluto, sarà non lo so. Noi sappiamo che quella rappresentazione lì era la rappresentazione di un mondo, un'intera comunità, un'intera civiltà si riconosceva in quel racconto, no? di Dio che crea Adamo. Si sceglievano i migliori artisti per rappresentare quel racconto. Era un racconto di come nasce l'universo, di come nasce il mondo e che ruolo abbiamo noi dentro il mondo. Era un racconto che era fatto nelle forme artistiche più eccelse, che univa, simboleggiava, raccoglieva l'intera comunità. Ecco, io ho immaginato qualcosa del genere nelle caverne affrescate dai nostri più lontani progenitori. Ho immaginato che lì si svolgessero riti in cui qualcuno usava le parole per la prima volta in maniera potente, non utilitaristica, no? Dando loro un significato simbolico, uno sciamano, una sciamana, un'anziana del villaggio, non lo so. Immaginato i giovani, i bambini che stavano lì ascoltando questo racconto mitico in cui si raccontava cos'era il mondo, come nasceva il mondo. Vedete, noi sappiamo che è sempre avvenuto nella storia dell'umanità che è stata data l'autorità di definire le leggi a quelli, le leggi della comunità, a quelli, ai sapienti che sapevano spiegare il mondo, l'universo. Il faraone era quello che faceva sorgere il sole ogni mattina, no? Se si distraeva il sole non nasceva. I sapienti babilonesi che potevano prevedere le eclissi erano quelli a cui veniva, con i sommi sacerdoti, veniva affidato, no? Chi conosceva le leggi della natura aveva riconosciuta l'autorità per definire le leggi degli uomini. Nella Genesi, nella Bibbia, quando è finito il racconto della creazione, arrivano le prescrizioni, dopo 5 o 6 pagine. Tu non mescolerai il latte col sangue. No? Ecco, immaginate questo, immaginate un racconto delle origini che tiene insieme la comunità ed è un racconto che è proposto con simboli, con immagini. È un racconto che è proposto con una comunità che si riconosce in quelle immagini, che magari è proposto e ricordato e tramandato attraverso dei ritmi, delle parole che vengono tramandate a memoria. E vedete, stiamo parlando della poesia, della musica, della scienza e dell'arte figurativa insieme. Ecco la congettura. Con tutta probabilità queste che sono diventate discipline, le più belle, quelle per le quali è un vanto definirsi umani, probabilmente hanno quella lontana origine comune. Ma attenzione, nonostante questo fatto che si siano separate, divise, che abbiano preso strade così diverse, mantengono ancora in qualche modo quella funzione. Il racconto delle origini che fa la scienza moderna, no, per quanto sia diverso dal racconto mitico dei primi tempi, è un racconto altrettanto affascinante che ci fa capire meglio che ruolo abbiamo. Il racconto simbolico che produce l'arte figurativa o la musica è un racconto che lega e tiene insieme la comunità che si riconosce in quella, è un racconto che cura le ferite, è un racconto che tiene insieme la comunità che si riconosce in quel tipo di storia. Grazie. Grazie. Se ci sono curiosità o domande, sì. Grazie mille. Allora, prima di tutto, grazie davvero della umana bellezza della sua intervisione. È stato arricchente, magico e profondo. Ora, ha fatto il suo discorso, la sua chiacchierata, ha fatto nascere in me molte domande. Ovviamente per il dono della sintesi gliene faccio una che può racchiuderle tutte, nel senso che lei ha parlato di cura, ha parlato di comunità, e quando penso
alla comunità scientifica penso a delle persone, come lei ha detto, che fanno della disciplina e della dedizione un valore di vita, ma quello che mi lascia sempre perplessa è quanto questa dedizione e questi valori spesso in una società come la nostra, che ci vuole iperperformativi, non sono appunto non sono così comuni, no? E mi dico che non è giusto che la società lasci indietro qualcuno, perché una società veramente pronta ad essere tale dovrebbe avere un posto per ciascuno e non lasciare indietro nessuno, no? Al che mi dico, abbiamo avuto tante scoperte, no? Ma è come se la nostra umanità si sia un po' lacerata e mi chiedo il prezzo del ritornare umani e se voi come scienziati, ma soprattutto lei come persona, perché mi interessa la sua visione umana, la sua visione appunto di persona che ha tanto visto, ha tanto vissuto, come lei definisce la parola miracolo e soprattutto se lei pensa che è possibile vederne sempre di più. Grazie. Grazie per la domanda. Diciamo, intanto devo un po' smentirla sulla comunità degli scienziati, perché gli scienziati sono uomini e donne in carne e ossa come tutti, pieni di difetti come tutti. Non voglio dare l'impressione che sia una comunità di francescani, diciamo, ho visto San Bernardino, qui bellissima la chiesa stamani. Non siamo così, diciamo, siamo anche noi. L'unica differenza però è che dovendo come posso dire, capire i misteri della natura e combattere contro la difficoltà che questo comporta, siamo costretti a essere meno narcisi. Anche se devo dire la verità che ogni tanto, insomma, ho visto colleghi un po', vabbè, questo è un argomento, specialmente durante il Covid ho visto cose che avrei preferito non vedere, c'è un eccesso di presenzialismo, di un po' d'arroganza e così via. Cioè la nostra comunità è un pochino migliore di altre perché dobbiamo fare una cosa complicata, ma ecco, facciamo l'esempio dei musicisti, no? Cioè, i musicisti sono più o meno come noi, cioè, anche loro ci sono invidie, competizioni, però se devi poi costruire la nona di Beethoven devi fare un lavoro collettivo che supera il singolo, no? L'ego individuale, perché devi costruire una cosa collettiva che deve essere fatta al meglio di tutte le potenzialità. Quindi in questo forse si potrebbe utilizzare per certi versi quello che facciamo in campo scientifico, è un po' come essere un pochino nel futuro, no? Cioè combattiamo cose talmente difficili che non ci possiamo permettere di litigare troppo fra noi. Ecco, se questo atteggiamento venisse adottato anche quando si affrontano altre questioni più urgenti o più pratiche, forse sarebbe meglio. Cioè, se l'umanità si rendesse conto, diciamo, che siamo veramente un miracolo essere qui in questo pianeta, l'aiuola che ci fa tanto feroci, la definisce Dante, no? Dove insieme c'è le due cose, l'aiuola, quindi una cosa fiorita, meravigliosa, ma non essendo consapevole che è una cosa veramente minuscola e delicata, siamo molto feroci, ciascuno di noi, nel cercare di approfittare della nostra esistenza su questo terreno per trarre dei vantaggi, diciamo. Questa cosa è un po' da esseri primitivi, siamo ancora un po' primitivi come i nostri lontani antenati. Io spero, diciamo, che il miracolo, come lei dice, sia di vedere un'umanità più consapevole del ruolo che svolge, assolutamente infimo, assolutamente insignificante nell'universo nel suo complesso, un po' più consapevole della preziosità della presenza umana di questi 8 miliardi di persone su questo pianeta un po' fragile, un po' complicato, e metta un po' non mi illudo che elimini, ma che
riduca al minimo, diciamo così, i conflitti inutili e i dolori che possono essere evitati. Cioè, la nostra comunità avrà sempre dei dolori, ci sarà sempre, è giusto quello che lei dice, il cercare di non lasciare indietro nessuno, ma la natura è di per sé ingiusta, no? Non è, diciamo, noi sappiamo benissimo che ci sono problemi, disgrazie, diciamo, di vario genere che nascono per puro caso, per pura casualità, no? Contro quello è difficile fare qualcosa, ma tutto il resto, tutto quello che invece potremo evitare, perché nasce dalle nostre scelte, ecco, quello forse sarebbe il momento di cominciare a metterlo in discussione. Deve forse... Di marzo dell'anno scorso, sì, di Umblin, premio Nobel, e scrive su 2 pagine sull'intelligenza artificiale: l'ho fatta io, state alla larga. Sì. Ecco, io vorrei un'opinione su questo da lei, perché è uno scienziato come Umblin, premio Nobel. E l'altro che mi interessa molto, per degli ultimi 100 anni, interessante, quei 100 anni, quei 25 qui a me non convincono un granché, il CERN nuovo, a che punto sono? Perché è importante per noi e per voi che avete studiato una vita, ci avete dato qualcosa di importante. Ecco, è quella la sua opinione. Grazie. Sì, dunque l'intelligenza artificiale è uno strumento che usiamo noi da 15 anni, grosso modo. Lo usiamo e ha delle potenzialità positive. Non bisogna mitizzarla e dargli funzioni e ruoli che possono essere pericolosi. Cioè, se tu fai decidere a un computer, per quanto il computer sia... Allora, per essere brevissimo parentesi, diciamo, l'intelligenza artificiale vuol dire sono batterie di computer che sono addestrati a esaminare un'enorme varietà di casi e a prendere decisioni avendo esaminato un'enorme... si chiama machine learning, cioè sono macchine che imparano. In che senso? Sono macchine stupide, ma quando tu gli fai imparare, per esempio, a riconoscere l'immagine di, che ne so, Pinocchio, no? Loro sono in grado di riconoscere Pinocchio su 1 miliardo di persone, perché Pinocchio ha il naso lungo, il cappellino e così via, no? Quindi va vista per quello che è. Ovviamente questo meccanismo potrebbe essere molto utile, per esempio è molto utile, sarà molto utile, perché se tu fai esaminare una radiografia o una scansione CT a un bravo medico esperto, lui magari riconosce qualcosa che il medico meno esperto non riconosce, una potenziale patologia. Se tu hai a disposizione strumenti che hanno esaminato tutte le radiografie di tutto il mondo, con tutta la storia pregressa delle patologie, probabilmente loro ti possono dare strumenti in più per prendere una decisione. Però ecco, faccio l'esempio specifico, sarebbe sbagliato affidare a un computer la scelta della terapia o della diagnosi. Può essere utile invece mantenere i medici esperti che hanno una preselezione da parte del computer delle potenziali diagnosi. E poi sta a loro decidere, loro che conoscono il paziente di persona, che lo vedono negli occhi, che ne conoscono la storia clinica, magari con l'informazione che gli viene dall'intelligenza artificiale hanno strumenti migliori. Dice no, questa macchia sì, c'ha un 10%, forse potrebbe essere pericolosa, magari facciamo questi altri esami. Cioè io vedo il ruolo dell'intelligenza artificiale come importante purché sia una assistenza alle attività umane e non sostituisca. Ovviamente sono attività umane, diciamo, banali in cui potrebbe benissimo far scegliere i computer, ma non farei scegliere ai computer questioni cruciali, questioni decisive, questioni importanti come la salute delle singole persone. Quanto al CERN, il CERN è una storia di successo, è attualmente il centro più importante del mondo nella fisica delle particelle. Quando ero giovane io, se uno voleva fare questo mestiere doveva andare negli Stati Uniti, perché era di gran lunga all'avanguardia. E 50 anni dopo i migliori scienziati americani vengono al CERN per fare le ricerche d'avanguardia. Quindi è veramente un patrimonio prezioso che bisogna mantenere. Ecco, qui io comincio a essere già più pessimista sul fatto che l'Europa sia veramente consapevole di questo patrimonio e lo voglia mantenere. Lo dico perché l'Europa, abbiamo visto tutti in questi giorni, in questi mesi, in questi anni, diciamo, non so neanche definirla, diciamo, sono 15, 20, 27
è come un pollaio, non so come... Non voglio offendere nessuno, ma diciamo è difficile anche su qualunque decisione, anche le più semplici, trovare, no, una posizione chiara, autorevole e portarla nel mondo. Anche in campo scientifico, ora stiamo discutendo, noi abbiamo fatto una proposta di un acceleratore del futuro che dovrebbe nascere al CERN e siamo fiduciosi che l'Europa ci dia una mano, ma con tutto questo che sta succedendo, le guerre, gli armamenti, non sappiamo se dobbiamo fare la pace, dobbiamo fare la guerra, quelli la vogliono, diciamo, sono un po' preoccupato sul fatto che ci sia una chiara consapevolezza della strategia da seguire. So per esempio che la Cina si sta candidando a diventare lei potenza egemone in questo campo, ha proposto lei un acceleratore simile al nostro. E la Cina è una potenza economica, politica, insomma scientifica anche, di tutto rispetto. Loro hanno capito che questo secolo si gioca sulla conoscenza, cioè il petrolio e il carbone del XXI secolo sono la conoscenza, sono la ricerca, sono la tecnologia, quindi investono in queste attività cifre importanti. L'Europa, che ha una posizione di tutto rilievo e che potrebbe benissimo mantenerla con investimenti appropriati, ma non di un anno o due, su 25-50 anni, che ha alcuni elementi più... I nostri ragazzi e le nostre ragazze sono bravissimi. Io faccio di mestiere il cacciatore di teste, cioè cerco di giudicare rapidamente un ragazzo e una ragazza coreano, americano, italiano, giapponese, svizzero, i più bravi, e vi posso garantire che gli europei sono eccellenti, diciamo. Le università sono buone, la scuola è buona, i ragazzi sono motivati, dagli, diciamo, via libera e correranno. Non vedo questa consapevolezza, anche la crisi economica che sta attraversando l'Europa, il fatto che l'automotive è in crisi, cioè è un segno di questo, cioè le produzioni del futuro sono produzioni in cui ci vuole creatività, intelligenza, innovazione e tecnologia. No? Non possiamo pensare di produrre macchine per sempre, diciamo. Oggi, diciamo, le grandi imprese che rompono gli schemi economici sono quelli che producono magari delle applicazioni, che producono appunto l'intelligenza artificiale oppure un nuovo modo di distribuire i beni, cioè è lì che devi sviluppare la creatività, cioè l'investimento in ricerca serve a quello, a sviluppare soluzioni non banali che possono venire dalla scienza e poi possono essere travasate all'industria, alla finanza e alle attività, diciamo, più ordinarie. Anch'io la ringrazio molto, è stato molto istruttivo e mi ha illuminato quando racconta di come smontare una ricerca, una scoperta. E forse è una domanda ingenua, ma le conseguenze delle scoperte, quanto spazio di discussione hanno tra voi, menti grandi con intelligenza fuori dalla norma? Diciamo, hanno poco spazio, perché si rimane un po' afasici anche noi. E il motivo lo posso spiegare, perché se ritorniamo ai primi anni del Novecento, ci sono state scoperte che nessuno ha saputo usare per 50 anni. Per esempio, Einstein non poteva immaginare che aver scoperto che lo spazio-tempo si deforma vicino al nostro pianeta e a 30.000 km di distanza il tempo scorre a una velocità diversa. Lui ha dimostrato questo, ma lui non poteva immaginare che 70 anni dopo su quella base si costruivano i GPS, cioè si costruiva Google Maps, cioè si facevano soldi a palate, no, perché ti dà un'applicazione che ti permette di trovare il ristorante dietro casa e che sfrutta questo. Oppure, che ne so, Dirac che scopre in una equazione che viene fuori un elettrone positivo, e lui non capisce come mai, poi si rende conto che effettivamente è una particella reale e 4 anni dopo Anderson la scopre, il positrone. Siamo nel 30, quindi fino ai primi anni 80 non esistevano le tomografie a emissione di positroni, no? Che sono in qualunque ospedale, le PET, no? Qualcuno di voi forse l'avrà sentito nominare. Che cosa usano le tomografie a emissione di positroni? Usano l'antimateria, usano quella che ha scoperto Dirac. Se avessero chiesto a Dirac, tu
fra 50 anni che applicazioni troverai di questa tua scoperta, lui non avrebbe saputo rispondere, perché tutto quello che troviamo, prima o poi, lo stesso potrei fare il discorso dei laser, non lo so, quando ero giovane i laser erano studiati negli laboratori scientifici, nessuno poteva immaginare che con i laser si curava la miopia o si leggevano i prezzi del supermercato o che ne so, si illuminavano le discoteche, non lo so, le applicazioni più stravaganti, oppure con i LED, diciamo, i piccoli laser microscopici si guarda, ci sono gli schermi televisivi. Diciamo, tutto questo viene dopo, no? Quindi io, se oggi mi chiedeste cosa servirà il bosone di Higgs, vi dirò a niente. Cosa servirà alle scoperte che abbiamo fatto? Vi direi, non ho la più pallida idea, ma sono sicuro, questo è stato registrato, vedevo prima le telecamere, che se fra 50 o 60 anni qualcuno qui rifarà una discussione simile alla mia e rivedrà questa mia affermazione, si metterà a ridere, come io un pochino sorrido di quello che dicevano di Dirac e Einstein, dicevano, boh, non abbiamo la più pallida idea di cosa potrebbe servire questa roba. Grazie mille. Va bene, grazie.